Non ce la faccio più. Basta. Voglio andare via! Ti svegli ogni mattina con la sensazione di non farcela più? Se il tuo lavoro ti sta logorando, lasciarlo sembra l'unica opzione. Ma è davvero la scelta giusta per te? Oggi ti aiuto a fare chiarezza. Vedremo insieme quando dire basta, come lasciare il lavoro in sicurezza se decidi di lasciarlo e come invece puoi vivere meglio il tuo lavoro se andartene non è la risposta ai tuoi problemi. Ciao e bentornata sul mio canale. Io sono Eleonora e sono una leadership coach. Aiuto donne che vogliono crescere in azienda a essere leader con equilibrio e a realizzare la loro idea di successo sostenibile. Oggi parliamo di quali opzioni hai davanti a te quando il tuo lavoro ti fa stare male e di come fare la scelta giusta. Dal mio punto di vista ci sono 4 situazioni in cui cambiare è la scelta migliore, se non l'unica possibile. Il tuo lavoro è incompatibile con i tuoi obiettivi personali, ti porta via tutto il tempo e le energie, rendendo impossibile conciliare la tua vita con le tue priorità, che siano la famiglia, la salute o semplicemente un ritmo di vita più sostenibile. Hai capito che vuoi fare altro nella vita? A volte il malessere non nasce dalle condizioni del lavoro in sé, ma dal fatto che stai ignorando ciò che desideri davvero. Se senti che la tua strada è un'altra, forse è il momento di ascoltarti. Non c'è niente di più doloroso che continuare a frustrare i tuoi desideri. Se vivi situazioni di mobbing, discriminazione, molestie o se l'azienda non rispetta i tuoi diritti, la tua priorità deve essere tutelarti. In queste situazioni c'è poco da pensare, devi uscire da quel contesto tossico il prima possibile. Non ce la fai più. Punto. Se il tuo livello di stress è arrivato al punto di avere impatti sulla tua salute, fisica o mentale, la domanda non è più cosa sarebbe giusto fare, quali sono i pro e quali sono i contro. Ti devi proteggere, devi prendere in mano la tua vita e fare la scelta giusta per te. Ti riconosci in una di queste situazioni? Allora forse è il momento di pianificare la tua uscita. E pianificare è la parola chiave. Perché, ok, hai deciso di andartene, ma per evitare di ritrovarti in una situazione ancora più stressante, è essenziale organizzare la tua transizione nel modo giusto. Prima di tutto, prepara un cuscinetto finanziario. Se lasci senza avere un'opportunità di lavoro già pronta, assicurati di avere diversi mesi di spese già coperte. Almeno 6, 12 ancora meglio. Cerca un supporto specializzato. Se lasci per motivi gravi come mobbing o inadempienze, consulta un avvocato. Se invece il problema è la direzione della tua carriera che non ti è più chiara, un percorso di coaching può aiutarti a fare chiarezza e a prendere decisioni con più consapevolezza. Attiva la tua rete personale per avere il supporto necessario in una fase che comunque sarà faticosa e delicata, e professionale per intercettare opportunità di lavoro interessanti al di là dello spulciare gli annunci su LinkedIn. Ma che fare se lasciare il tuo lavoro non è o non è ancora la scelta giusta per te? Ti devi rassegnare? Continuare a patire? Per fortuna hai ancora 2 opzioni: cambiare il lavoro o cambiare il tuo sguardo. Cambiare il lavoro significa incidere su ciò che è sotto il tuo controllo per migliorare le cose dall'interno. Per esempio, chiedere nuovi progetti o responsabilità più stimolanti. Puoi affrontare i problemi relazionali irrisolti che ora non ti fanno dormire la notte. Chiedere quello che meriti, proteggere il tuo benessere e anche il tuo tempo libero. Investire su questi aspetti, su cui magari finora non hai fatto il tutto e per tutto, può migliorare le cose radicalmente e ti tutela anche da un rischio, che è migrare verso nuovi lidi per poi ritrovarti esattamente nelle stesse dinamiche e nelle stesse situazioni, perché purtroppo alcune di queste dipendono anche dai tuoi comportamenti. E poi c'è l'opzione di cambiare sguardo. Cambiare sguardo significa vedere la situazione in cui ti trovi da un punto di vista diverso che ti sia più utile. Pensa al caso di un capo dai modi sgarbati. Tu interpreti i suoi atteggiamenti come segnali che non ti rispetta, che non ti stima, che non vuole darti spazio. E siccome la vedi così, soffri, schivi il confronto ed eviti di esporti. Quindi non fai proposte, non fai richieste, perché meno lo vedi e meglio stai. Solo che così di fatto danneggi le tue opportunità di crescita. A questo punto però prova a chiederti: cosa ti dice che i motivi del comportamento del tuo capo siano quelli che pensi tu? Quali altre spiegazioni potrebbero esserci? Sfidare le tue convinzioni e accogliere altri punti di vista ti può aiutare a vivere con più leggerezza quello che non ti piace del tuo lavoro, a lasciare andare il rimuginio e il risentimento e alla fine anche essere più efficace nel tuo ruolo perché non ti lasci condizionare dal contesto e non ti lasci frenare da ciò che pensi che accada attorno a te.
Ora, prima di prendere qualsiasi decisione, il primo passo è capire cosa vuoi davvero. Ho creato un workbook gratuito che ti aiuta proprio a fare questo. Lo trovi nel link in descrizione. Prima di correre a scaricarlo, fammi sapere con un like se il video ti è piaciuto e condividilo con quell'amica o quella collega che ha proprio bisogno di vederlo. Grazie per essere stata qui e alla prossima!